Morbido e soffice come un fiocco di neve. Oggi prepariamo insieme un lievitato buonissimo, perfetto per concludere il menù delle feste, il pan di neve. Iniziamo quindi preparando il lievitino. In una ciotolina ho la farina, aggiungo il lievito di birra disidratato e poi il latte. Mescolo, non devo mescolare tantissimo, giusto il tempo di unire il tutto. Copro con pellicola e lascio lievitare per un'ora a temperatura ambiente. Mentre il mio lievitino lievita, io preparo intanto una mistura di latte, uova, zucchero e miele. Il lievitino è pronto. Quindi in una planetaria munita di gancio metto la farina, aggiungo il lievitino, ora chiudo la planetaria, la vado ad azionare e aggiungo a filo il contenuto della caraffa fino a che tutto non si sarà incordato intorno al gancio. Per fare tutta la lavorazione con la planetaria ci vorranno più di 20 minuti, forse anche 30. Non spaventarti se tu vedi che all'inizio l'impasto è molto morbido, perché lavorandolo continuamente, anche ad una velocità piuttosto sostenuta, diventerà molto elastico e mano a mano si asciugherà. Ogni tanto la cosa da fare è alzare il gancio della planetaria, prendere l'impasto e magari, ecco, girarlo, prendere quello di sopra e metterlo di sotto e viceversa. E poi riprendere fino a che non si staccherà completamente dalle pareti della ciotola e si attorciglierà intorno al gancio. Perfetto, il nostro impasto è pronto. Ora vado a mischiare dell'arancia candita che io ho tritato finemente, va bene anche se trovi della pasta di arancia che è ancora più fine. E poi il sale. Vado a mischiare questi tre ingredienti perché poi li vado ad aggiungere azionando di nuovo la macchina, alternandoli al burro. Burro che non deve essere né troppo freddo né a temperatura ambiente, 13 gradi sarebbe la temperatura ottimale. Naturalmente sia il burro che l'arancia con il sale vanno inseriti poco alla volta, facciamoli assorbire prima dall'impasto completamente prima di aggiungerne altri. È passata una buona mezz'oretta. Ora prendo un pezzettino di burro, ungo un po' la superficie perché devo lavorare l'impasto ma senza che si attacchi al piano di lavoro. L'impasto è perfetto perché è bello lucido. Ecco che cosa possiamo fare per renderlo un po' più diciamo asciutto e attivare un po' il glutine, quindi andiamo a sbatterlo in questo modo e quando vediamo che comincia ad asciugarsi facciamo la nostra classica pirlatura, mettiamo in una ciotola piuttosto capiente un po' di burro sempre sul fondo, lo andiamo bene a spalmare, andiamo a mettere l'impasto al centro in questo modo, copriamo con pellicola e lo lasciamo lievitare nel forno spento per almeno 2 ore. Ed ecco il nostro impasto, bellissimo come non mai. Che cosa ci serve adesso per continuare? Ci serve questo pirottino, che è il classico pirottino in cartoncino per panettone, che ha un'altezza di 11 cm e un diametro di 18. Ci serve assolutamente un pirottino e non uno stampo, perché poi dopo, una volta cotto, dovremo andarlo ad infilare con questi 2 ferri, proprio come si fa con i panettoni. Prendiamo il nostro impasto, io ovviamente qui ho sempre il mio piano imburrato, come potrai notare bello lucido. Perfetto, una volta che sentirai che l'impasto è bello tirato e tutta la chiusura è verso il fondo, in questo modo prendiamo il nostro pirottino, che non deve essere né spruzzato né imburrato, nulla, e ci mettiamo la nostra pallina al centro. Perfetto, ora metto a lievitare il mio pan di neve per almeno un'ora fino a che l'impasto raddoppi, deve arrivare a circa 2 dita dal bordo.
Mentre l'impasto lievita io preparo la glassa che poi andrà a rivestire il mio pan di neve. Questa è una glassa che puoi fare anche la sera prima, il giorno prima di preparare il tuo dolce, perché più sarà diciamo a riposo e più diventerà profumata. Quindi in un cutter, quindi in un robot da cucina munito di lame, metti tutti questi ingredienti insieme e poi frulla. Quindi abbiamo della farina di mandorle, della farina di nocciole, della semola rimacinata di grano duro, della farina di mais, io ho usato la Fioretto, dello zucchero semolato, dell'albume, del miele, ovviamente millefiori come quello che ho usato nell'impasto, dell'olio di semi, della vaniglia, in questo caso io ho usato dell'estratto ma anche i semini interni di una vacca vanno benissimo, e poi un po' di burro. Ora chiudo e frullo tutto. Ho ottenuto una bellissima crema piuttosto densa e ora vado a metterla in una sac à poche. E siamo giunti al momento della cottura, ma prima dobbiamo mettere la glassa che abbiamo preparato partendo dal centro. Non dobbiamo assolutamente spingere verso il basso per non rompere la lievitazione, e senza lasciare spazi mettiamo la nostra glassa fino ad arrivare ai bordi. E ora la granella di zucchero, abbondante. Ora lo inforno in forno statico preriscaldato a 170 gradi per circa 50-55 minuti, mettendo la griglia nella parte più bassa del forno. Passati 40 minuti di cottura, copri il tuo pan di neve con un foglio d'alluminio in modo che la superficie non diventi troppo scura, e una volta terminata la cottura, ancora nel forno, infilzalo con questo doppio ferro. Poi molto delicatamente giralo in questo modo e mettilo a raffreddare anche tutta la notte. Il nostro pan di neve in realtà adesso è pronto perché è freddo. Elimino i ferri e lo spolverizzo con abbondante zucchero a velo. Un ultimo tocco di zucchero a velo e il nostro pan di neve è pronto per essere gustato. Qui, come vedi, ne ho fatto un altro con la stessa ricetta ma in uno stampo più basso da 22 cm. Il mio consiglio: accompagnalo ad una buona crema pasticcera o una crema al mascarpone, sarà un binomio perfetto.